Qualcuno di voi si è accorto che ormai quasi tutti i migliori giochi che escono sono asiatici? Prendiamo per esempio i Game Awards del 2024. Tra i candidati a gioco dell'anno abbiamo Elden Ring Shadow of the Earth 3, Final Fantasy VII Rebirth, Astrobot e Metaphor Refantasio, che sono tutti titoli giapponesi. Poi c'è Black Myth Wukong, che è cinese, e infine l'unico gioco occidentale candidato ai GOTY è Balatro, un indie sviluppato da un canadese. Questo la dice lunga sui AAA occidentali usciti l'anno scorso. Però, visto che l'industria giapponese è sempre stata un punto di riferimento nella storia del videogioco, ho pensato di fare un video invece sull'industria coreana, che negli ultimi anni si sta inserendo a forza nel mercato internazionale con giochi per console. Vi nomino giusto qualche titolo per farvi capire di che cosa stiamo parlando. Stellar Blade, il gioco action con la strafiga che combatte i mostri con mosse acrobatiche e ha la colonna sonora che strizza parecchio l'occhio a Nier. Lies of P, l'unico Souls-like non di From Software che è stato lodato universalmente sia da critica e giocatori per aver completamente azzeccato il feeling dei controlli, level design, ma mantenendo un'identità originale. Crimson Desert, l'RPG su larghissima scala in uscita che vuole combinare The Witcher con Zelda e Assassin's Creed Valhalla. Inzoi, una specie di clone di The Sims che però sembra avere 10 volte la profondità e la libertà di gioco, oltre che una fedeltà grafica che preoccupa la mia scheda video. Dave the Diver, un simpaticissimo gioco d'avventura che combina l'esplorazione subacquea con il gestire un ristorante di sushi. E ce ne sono molti altri ancora. Bentornati ragazzi sul mio canale e per chi fosse nuovo invece benvenuti. Io sono Mushin e qui mi occupo di videogiochi e ogni tanto anime. Oggi voglio parlarvi di come l'industria videoludica in Corea del Sud si è evoluta con gli anni e come stia vedendo una rapidissima espansione anche in Occidente in quest'ultimo periodo. Tornando al discorso di prima, penso che abbiate capito il concetto. Ultimamente la maggior parte delle migliori esperienze videoludiche sembra provenire dall'estremo oriente e anche se ho detto di non voler parlare nello specifico del Giappone, perché è sempre stato un paese leader nel settore, se siete interessati posso fare in futuro un video anche sulla Cina, visto che ultimamente anche loro stanno spingendo un sacco sul mercato AAA internazionale. Ma torniamo alla Corea. I giocatori più informati tra di voi saranno sicuramente a conoscenza che la Corea, similmente al Giappone, ha una forte connessione con i videogiochi, ma a causa di alcuni eventi il mercato sudcoreano è andato in una direzione completamente diversa rispetto a quello del Giappone. Anzi di concentrarsi sui titoli per console e puntare al mercato internazionale, i videogiochi coreani sono quasi sempre stati realizzati con in mente esclusivamente il pubblico coreano. E il principale genere di gioco prodotto nel paese erano gli MMORPG per PC e in futuro per mobile. Ma adesso stiamo cominciando a vedere una crescita della loro industria anche fuori dalla loro comfort zone, se vogliamo dirla così, con titoli che non sono più confinati a PC e mobile e giochi che non hanno nemmeno una componente online. Personalmente penso che nei prossimi anni questo tipo di titoli vedrà solo che incrementi in quanto a importanza, qualità e quantità di giochi prodotti. Ma per capire bene come l'industria sudcoreana sia arrivata a questo punto, dobbiamo fare un salto nel passato. Dobbiamo capire la storia del paese e come si collega con il mondo dei videogiochi. Perciò preparatevi per un video che forse per alcuni sarà noioso, ma sì, spiegone di storia sull'industria videoludica coreana. Siamo in Corea, anni 70. E i videogiochi cominciano a fare la loro prima comparsa nel paese tramite i cabinati arcade. C'è un problema però, il governo fortemente autoritario impedisce la tranquilla distribuzione ed espansione di questo nuovo tipo di tecnologia. Calcolate che questo politicamente è un periodo delicatissimo per la Corea del Sud. Il presidente della Repubblica è un tizio che tramite sotterfugi ed elezioni indirette è rimasto al potere per quasi 20 anni, fino al suo assassinio nel 79. Comunque, sotto il regime di questo Park Chung-hee, la Corea del Sud è sotto stretta censura e ci sono tensioni sociali e politiche, ma nonostante questo la nazione è in piena crescita economica e in periodo di forte industrializzazione. Questa crescita economica si traduce anche in evoluzione tecnologica e dunque in un clima di generale interesse e curiosità verso le nuove tecnologie. Perciò, nonostante siano giusto poche decine le sale di giochi arcade legalmente aperte nel paese, il grosso interesse nei confronti del progresso e probabilmente anche un primo accenno di ribellione portano all'apertura di centinaia di sale giochi abusive. Queste sale giochi, tecnicamente illegali, sono piene di cabinati importati, sempre illegalmente, che fanno pian piano conoscere alla popolazione, soprattutto di giovani, questa nuova forma di intrattenimento. L'industria videoludica in Corea nasce quindi grazie
grazie all'importazione di console e videogiochi stranieri. Ogni tanto importate ufficialmente su licenza, magari con qualche cambiamento di nome e localizzazione, altre volte importate illegalmente. Il Giappone è stato un paese pioniere nel settore e non è una sorpresa che parecchi dei titoli più richiesti, acclamati e innovativi provenivano proprio dalla terra del sollevante, ma i rapporti tra Giappone e Corea erano più che complicati. Con la Corea del Sud che vietava l'importazione di prodotti giapponesi, gli anni 80 sono stati un periodo parecchio strano. Le aziende, non potendo importare normalmente le console prodotte all'estero, cominciano a creare dei cloni. Il NES diventa lo Hyundai Comboy, il Game Boy diventa il Samsung Game Boy, il Sega Genesis diventa il Super Game Boy e robe del genere. Anche i videogiochi, anziché essere importati, vengono clonati. In parallelo però al mercato console cominciano a prendere piede anche i primi personal computer, ed è qui che comincia a nascere una certa magia. Nonostante le aziende coreane avessero trovato dei modi per aggirare i divieti di importazione per le console giapponesi, facendo appunto dei cloni, l'era delle home console durò pochissimo in Corea. Ci fu un boom pazzesco che durò fino ai primi anni 90, ma poi accadde qualcosa di davvero spiacevole. I mass media cominciano ad affermare che le console sono pericolose in quanto causano crisi epilettiche. Danno la colpa al Giappone, dicendo che le console e i videogiochi prodotti lì causano crisi epilettiche a persone in giro per tutto il mondo. Le persone cominciano a credere che i videogiochi siano un qualche tipo di arma sotto mentite spoglie che il Giappone sta usando per invadere il mondo. E nonostante la falsità di queste informazioni infine fu portata a galla anni dopo, purtroppo il danno era già fatto. Pensate che in seguito a questa isteria di massa, nel 93 Samsung riporta un calo di vendite del 71% sulle console. Ormai l'integrità del mercato di console videoludiche era stata praticamente distrutta. E come vedremo tra pochissimo, questo evento avrà delle ripercussioni enormi sul settore videoludico sudcoreano. Siamo adesso a metà degli anni 90, le console lasciano lo spazio ai computer e nascono numerose sale internet nel paese, chiamate PC Bang. Questi luoghi diventano punti di ritrovo soprattutto per i giovani e le persone vanno lì non solo per navigare sul web ma anche per giocare in rete. Un titolo che in Corea in quel periodo era giocatissimo nei PC Bang era StarCraft. Non a caso, più avanti StarCraft diventerà il primo gioco ad essere giocato a livello professionale in Corea. Nel 97 ci fu una crisi finanziaria che colpì duramente la popolazione della Corea del Sud, con famiglie che non potevano più permettersi PC e console. A causa di ciò, i PC Bang guadagnano ancora più popolarità e persone che li frequentano. Le sale internet rappresentavano una valida alternativa per continuare a giocare videogiochi e usufruire delle ultime tecnologie, unendo questa comodità ad una componente sociale e di ritrovo. La grandissima popolarità di questi PC Bang e la caduta del mercato console risultano nella popolarizzazione di specifici generi di videogiochi. I titoli di punta sembrano essere quelli online, con MMORPG e giochi competitivi che dominano il mercato. Prima vi ho detto che in quel periodo era assolutamente vietata l'importazione di prodotti giapponesi e che questo divieto portò alla nascita di cloni e bootleg di altri prodotti popolari. Nonostante questa cosa possa generalmente essere considerata come negativa, in realtà un lato positivo ce l'ha. Quel divieto portò l'industria videoludica sudcoreana ad essere più o meno autosufficiente. Esistono già quindi persone con esperienza nella creazione di videogiochi e questa è una cosa da non sottovalutare. Nel 94 nasce una delle grandi protagoniste della storia dei videogiochi coreani, Nexon. Fondata da Kim Jong-ju, intraprende subito la produzione di un ambizioso MMORPG 2D, Nexus: The Kingdom of the Winds. Al gioco ci lavorò un certo Jake Song, di cui riparleremo tra pochissimo. Nexus, conosciuto in Corea come Baram, fu uno dei primi MMORPG a diventare incredibilmente popolare in Corea, accumulando ben 1 milione di giocatori. La sua estetica simil manhwa, l'ispirazione alla mitologia coreana e l'avanzato sistema di progressione dei personaggi furono tutti elementi centrali per il suo successo, ma è solo nel 98 che vedremo la nascita di quello che è ritenuto il franchise di MMO sudcoreano più famoso al mondo. Vi ricordate Jake Song? Ecco, dopo aver sviluppato Baram con Nexon, lascia l'azienda per andare a lavorare da NC Soft per questo nuovo progetto chiamato Lineage, che diventerà non solo uno degli MMORPG più importanti in Corea, ma in generale del genere. Lineage prendeva ispirazione da titoli di successo come Ultima Online e Diablo 2, per proporre un'esperienza ad hoc per il pubblico coreano.
E nonostante guadagnò una certa fama anche nel resto del mondo, soprattutto con i titoli successivi del franchise, l'apice della sua popolarità è sempre stato in Corea del Sud. A Lineage bisogna anche dare i meriti di essere stato uno dei primi MMORPG ad usufruire di abbonamenti e altri tipi di microtransazioni come metodo di monetizzazione. Sotto il lato commerciale è senza dubbio stato un pioniere del genere. E anche al giorno d'oggi l'eredità di Lineage continua a vivere. L'ultimo titolo degli sviluppatori è Throne and Liberty, uscito in Corea a dicembre del 2023. E tecnicamente Throne and Liberty fu annunciato inizialmente con il nome di Lineage Eternal, quindi è definibile a tutti gli effetti un successore di Lineage. Arrivano gli anni 2000 e l'industria entra in una nuova era. L'era dei giochi online. Il trend nato a metà degli anni 90 andava verso una chiara direzione: MMORPG e eSports. E in questo decennio le varie aziende del settore puntano ancora di più su queste due cose. Nei primi del 2000 escono titoli che hanno avuto un successo clamoroso in Sud Corea. Nel 2001 Ragnarok Online, sviluppato e pubblicato da Gravity, nel 2002 Maple Story di Nexon e nel 2003 il tanto atteso Lineage 2, sempre di NCSoft. Nel 2004 esce il primo DJ Max, sviluppato da Pentavision, che poi cambierà nome in Neowitz Music Café. DJ Max è una serie di giochi ritmici che dal 2004 in poi riceverà un incredibile successo, tanto da venire conosciuta in tutto il mondo. E sapete cosa? Il fondatore di Neowitz, Chang Byung-yu, nel 2007 va a fondare Bluehole Studios, team di sviluppo che sarà responsabile per la creazione dell'MMORPG fantasy Tera e il Battle Royale di incredibile successo PUBG. Come se non bastasse, poi sto bro Chang Byung-yu nel 2018 decide di fondare Krafton, l'azienda che fungirà da publisher e parent company per Bluehole Studio e altri vari studi di sviluppo. Per quel che riguarda gli esports invece, nel 2000 nasce l'associazione coreana di esports che fa direttamente riferimento al Ministero della Cultura, Sport e Turismo coreano. Insomma, nasce un organo gestito dal governo pronto a regolamentare, organizzare e gestire le competizioni di videogiochi. Questo, tra le varie cose, influenza particolarmente come sono visti gli esports in Corea, un qualcosa di serio e al pari di altri sport, e anzi in alcune occasioni i giocatori professionisti vengono considerati delle vere e proprie celebrità e con contratti a 6 zeri. Negli anni 10, con la rapida espansione del mercato degli smartphone, gli sviluppatori coreani cominciano a buttarsi sul mercato mobile. Nascono titoli spin-off di grossi franchise che sono interamente mobile, come Lineage 2 Revolution, sviluppato da Netmarble, e tra parentesi Netmarble che poi diventerà un'azienda di riferimento nella creazione di videogiochi per mobile basati su IP famose. C'è infatti Netmarble dietro il gioco mobile di The Seven Deadly Sins, il gioco mobile di Solo Leveling e il gioco mobile di Tower of God. E non solo. Ai Game Awards è stato anche annunciato un nuovo MMORPG su larga scala basato su Game of Thrones, sempre da Netmarble. Avanti veloce al presente e possiamo concludere questo excursus dicendo che a causa della sua storia sociale e politica, la Corea del Sud si è particolarmente concentrata negli anni su titoli online e mobile. Abbiamo visto come si è evoluto il mercato durante gli anni e ripensando all'importanza dei PC Bang è solo che naturale che il videogioco in Corea venga considerato come un'attività sociale che è volta alla competizione o alla cooperazione. Perciò hanno sempre avuto meno focus sul single player ma più focus sui giochi online. E se fino al 2020 il settore videoludico sudcoreano poteva sembrare stagnante con sviluppatori e grossi publisher che continuavano a puntare allo stesso genere di videogiochi, adesso nel 2025 posso felicemente dirvi che non è più così. Il mercato coreano sta cambiando, sta crescendo ed è pieno di sviluppatori, artisti e in generale creativi che stanno cercando di realizzare cose diverse, innovative per il loro mercato e portare freschezza in quello internazionale. E questa nuova direzione che ha preso il paese è stata notata, sia dai giocatori che da altri publisher internazionali. Possiamo accorgerci di questi cambiamenti dando uno sguardo già all'industria dei AAA. Avete presente Nexon, l'azienda della quale vi ho parlato prima, responsabile per Nexus, Maple Story e bla bla bla? Ecco, ad ora ha sottotitoli come Dave the Diver, DNF Duel, The Finals, The First Descendant e il popolarissimo gacha anime Blue Archive. E a proposito di gacha anime, parliamo di Shift Up. Team di sviluppo del gacha per telefono Nick e Goddess of Victory è stato capace di tirare fuori poi Stellar Blade, attirando l'attenzione di Sony e diventando esclusiva console temporanea per PlayStation 5. Stellar Blade l'ho recuperato recentemente e devo dire che purtroppo online se ne parla per tutte le ragioni sbagliate. Sì, ha una protagonista figa, ci sono un sacco di costumi particolari e sì,
probabilmente Eve è più sessualizzato del normale. Ma è davvero così tanto un problema da ignorare tutto il resto nel gioco? Il fatto che abbia una bella protagonista è abbastanza da parlare male di tutto quanto? Diciamo che con questo gioco utenza e critica hanno preso due percorsi diversi. C'è chi l'ha apprezzato per quello che è, dunque graficamente impressionante, divertente, impegnativo, con un combattimento action interessante, una bellissima colonna sonora e ovviamente del Gunner Material niente male. Altri invece hanno dato giudizi molto più tiepidi e online sicuramente se ne è parlato tanto, ma purtroppo solo sul discorso della sessualizzazione. Capisco che qui in Occidente ultimamente ci stiamo fissando sul non sessualizzare o oggettificare niente, ma Eve è un personaggio di finzione e anche se fosse, raga, ho visto, letto e giocato un bordello di opere provenienti da Cina, Corea e Giappone e vi posso dire che a loro non gliene frega niente del non sessualizzare qualcosa. Se qualcosa esiste il Giappone lo sessualizza. E così anche la Corea e la Cina in realtà. Stellar Blade è un gran bel titolo con un lavorone dietro e che è stato in grado di dimostrare l'incredibile talento del team di sviluppo a Shift Up. Prima vi ho anche parlato di Krafton, che nacque come publisher di Blue Hole Studio e dal 2018 ad oggi si sono dati da fare. Non solo possiamo definirli i salvatori di Tango Gameworks, il team di sviluppo dietro The Evil Within e Hi-Fi Rush, che si sono offerti di acquistare il team dopo che Xbox aveva deciso di chiudere la baracca, ma hanno anche sviluppato internamente Mistover e sono a lavoro sull'ambiziosissimo Inzoi. Anche a Neowitz sono passati dallo sviluppare i giochi ritmici della serie di DJ Max a fare Lies of P, ritenuto quasi universalmente il miglior Souls-like mai uscito che non sia stato fatto da From Software. Insomma, credo che abbiate notato questo trend. L'industria coreana è sempre stata super attiva e influente nel settore videoludico internazionale, almeno su quei già citati generi di MMORPG o giochi mobile. Ma negli ultimi anni sta davvero puntando ad un mercato più ampio internazionale con i videogiochi per console in single player. Il settore dei videogiochi AAA internazionali è qualcosa in cui è difficile inserirsi e anche aziende che ormai sono pilastri del settore da decenni continuano a fare passi falsi con qualche flop qua e là, guardate Ubisoft, ma sempre più giochi sviluppati in Sud Corea stanno puntando a quel livello di alta qualità, competitività e popolarità sul mercato. E questo, a mio parere, è soltanto un bene per noi videogiocatori. Grazie a tutti quelli che sono arrivati fin qua col video e mi raccomando fatemi sapere se siete interessati a una specie di video sequel dove vi parlo invece dell'industria cinese. Tra aziende come Oyoverse con Genshin Impact, Honkai e Zenless Zone Zero, NetEase che ha droppato da poco il grandissimo successo che è Marvel Rivals e il già citato Black Myth Wukong, la Cina sembra essere un'altra superpotenza che si sta per approcciare seriamente nel mercato AAA. Come al solito vi ricordo che se volete supportarmi il modo migliore per farlo è condividere questo video con chi potrebbe essere interessato, mettere un mi piace, lasciare un commentino e ovviamente iscrivervi se ancora non l'avete fatto. Io vi ringrazio ancora una volta per essere arrivati fino alla fine del video e noi ci becchiamo alla prossima.